Bentornati al Football Benchmark, oggi con Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Andrea, parliamo Buongiorno, della Luca. valutazione dei giocatori, perché avete fatto un lavoro molto importante su come e quanto il Covid impatterà sul valore dei giocatori. Intanto facciamo bene attenzione tra valore e prezzo, perché poi il prezzo lo decide il mercato, ma è un lavoro importante, dicevamo, perché guarda quanti dati, quanti fattori avete preso in considerazione per cercare di arrivare a una valutazione il più precisa possibile, Andrea. Sì, noi abbiamo sviluppato questo algoritmo da 2 anni ormai e facciamo un aggiornamento dei nostri dati 4 volte all'anno. In questo aggiornamento devo dire che è stato particolarmente difficile visto la situazione Covid. Oltre alle performance sportive, il nostro algoritmo si basa molto sugli aspetti contrattuali, sugli aspetti dell'età del calciatore, la nazionalità, soprattutto se è della comunità europea o meno, e questi sono tutti parametri che vanno ad influenzare il valore dei calciatori. Andando nello specifico, no? Visto che sono tanti fattori, ma fondamentalmente quello che in qualche modo ha impattato di più naturalmente è la crisi economica, e noi abbiamo 2 scenari fondamentalmente: il calcio se dovesse fermarsi e il calcio se invece dovesse in qualche modo riprendere. Questo grande numero che vedete scritto qua, quasi 10 miliardi di euro, è quanto perderebbero di valore tutti i giocatori europei fondamentalmente se non si dovesse tornare a giocare in nessun paese. È una diminuzione di circa il 26,5% come avete letto, ed è un valore molto importante, perché di fatto se tutti quanti decidessero di vendere i loro giocatori domani perderebbero un quarto del loro potenziale valore. Ho detto bene, Andrea? Assolutamente, è chiaramente un valore teorico, perché i calciatori vengono registrati a bilancio al costo storico, e ha anche detto molto bene che praticamente la perdita è stata determinata dalla perdita di ricavi che abbiamo stimato per le Big Five in oltre 4 miliardi di euro. Qui Andrea stiamo già vedendo le derivazioni per ogni campionato, no? Sì. Premier, Liga, Serie A, Bundesliga, in valori assoluti, cioè quanto perderebbe la Premier come valore cartellini se non si dovesse tornare a giocare. Sì, oltre 2 miliardi e 600 milioni di euro, e la Liga circa 2 miliardi, con la Serie A che si attesta ad 1,5 miliardi. Però direi che forse è più interessante vederli da un punto di vista percentuale, perché certo la Premier League perde molto, ma perché ha anche tantissimi calciatori di valori. Quindi io penso che se vediamo la prossima grafica, la Lega che effettivamente perde di più è la Lega spagnola, quindi la Liga con quasi il 30%, seguita appunto dalla Ligue 1 francese. Anche se devo dire, non l'abbiamo messo in questa grafica, le 2 leghe che in assoluto perdono di più e che abbiamo studiato sono la Championship, che in termini di valore, chiamiamola Serie B inglese, è la 6ª lega a livello europeo, perde oltre il 31%, mentre la Super League turca perde quasi il 30%. Stesso discorso possiamo farlo se dovesse giocarsi invece a porte chiuse, naturalmente, quindi con degli incassi minori. Ci sarebbe una perdita minore, vediamo dalla grafica, circa 6 miliardi e 600 milioni di euro. La percentuale scenderebbe del meno 17%, quasi meno 18%. Analogie molto importanti anche per quanto riguarda i dati che ci ha appena spiegato per la chiusura del calcio. C'è una perdita di valore importante, ma in percentuale più o meno i valori sono quelli. Sì, c'è una perdita di valore che è di 3 miliardi e 4 inferiore appunto ai 10 miliardi menzionati precedentemente, perché in un certo senso va a cambiare la composizione dei ricavi, perché comunque si andrebbero a preservare quasi interamente i diritti televisivi e i ricavi commerciali. Però a livello di classifica non cambia molto quando guardiamo i valori assoluti, in quanto la Premier perde 1 miliardo e 800 mila euro, mentre la Serie A si avvicina al miliardo, quindi con un risparmio di valore di circa mezzo miliardo di euro. E in percentuale, come abbiamo visto, la Super League, cioè la Liga turca, che rimane in testa insieme alla Championship. Sì. C'è un motivo per cui è la Super League quella che in percentuale perde di più, secondo te, Andrea?
Sì, perché la Super League, come del resto la Championship, hanno molti giocatori, diciamo, anziani, in cui la scadenza del contratto si sta avvicinando, e il nostro algoritmo in un certo senso va a premiare molto i giocatori giovani e i giocatori che hanno una scadenza di contratto più lunga. Grazie mille allora Andrea Sartori per questa prima panoramica, perché ne seguiranno anche altre sui valori di mercato che cambiano. L'appuntamento con Football Benchmark naturalmente torna fra pochi giorni.